Con una sola rocca realizzi non solo un progetto, ma ben 3 progetti all'uncinetto. Amiche ed amici, ciao a tutti e ben ritrovati su Momis Crochet. Io sono Simona ed oggi sono lieta di darvi a gran richiesta una bellissima notizia. Il kit della bellissima borsa Clorinda è ora disponibile sullo shop completo di cordino da 2 mm. E sì, hai sentito proprio bene. Fino a qualche giorno fa il kit comprendeva, che comunque è sempre disponibile, una base ovale in legno da 26 cm x 10 e una coppia di manici. Adesso avrai anche il cordino incluso. Ma la cosa più bella, sapete qual è? Finché io non ve lo dico, giustamente, voi non potete saperlo. Nel senso che il kit della borsa Clorinda è stato studiato per darvi il massimo risultato con il minimo spreco. E voi lo sapete che a me non piace fare assolutamente sprechi. E questo kit ne è un esempio. Perché con una sola rocca di cordino da 500 grammi non solo puoi realizzare una grande borsa, perché vi ricordo misura 33 cm per 23 cm in altezza. Qui ho il metro, la misuro un attimino, sì, 33 cm per 22 con una bella profondità da 10 cm, ma potete realizzare anche altri 2 accessori all'uncinetto. La clutch bag Clea a punto nocciolina, e chi lavora all'uncinetto da anni sa che il punto nocciolina mangia un bel po' di filo, e questa, per essere una clutch, è una clutch di medie dimensioni, perché misura esattamente 27 cm per 16 cm. E non solo, potrete realizzare anche il fantastico portacellulare da collo, che anche quest'anno è molto in trend. Anch'esso realizzato con un punto molto semplice ma d'effetto. Ovviamente i tutorial di questi 3 progetti sono disponibili proprio qui sul canale, spiegati passo passo. E tra l'altro gli schemi non sono solo alla portata dei più esperti dell'uncinetto, ma anche e soprattutto ai principianti. Anche il tutorial della borsa Clorinda è perfetto per i principianti, per chi vuole realizzare per la prima volta una borsa a crochet, partendo ovviamente dalle basi, dalla struttura. In quel tutorial ti mostro come distribuire correttamente gli aumenti sulla base, come creare la struttura perfetta, anche se vi dico sempre che nell'handmade la perfezione non esiste, ma comunque una struttura compatta, rigida, pulita e professionale. Vi mostro anche il punto di lavorazione, che è stato virale qualche mese fa, ma comunque è sempre attuale, e tante altre cosucce belle. Quindi sta di fatto che con una sola rocca potete realizzare ben 3 progetti. E io non vorrei parlare proprio assai, come diciamo dalle nostre parti, ma volendo, con quello che vi rimane, magari vi risulterò esagerata, ma per la mia esperienza, no? Faccio questo da anni, so per certo che con quello che vi rimane, ovvero con questo, potrete anche realizzare, volendo, una tracolla all'uncinetto, che ve lo dico a fare. C'è il tutorial anche sia di questa tracolla che dell'altra, ma c'è una playlist dedicata qui sul canale sulle tracolle all'uncinetto, ce ne sono di diverse da cui prendere inspo. Se non volete portare la vostra clutch proprio a mano, perché il progetto è stato pensato così, potete aggiungerci una bellissima tracolla all'uncinetto. Io dico che tutto questo è fantastico. Fatemi sapere anche voi cosa ne pensate giù nei commenti. In più, se vuoi ottenere un risultato ancora più rifinito, professionale e pulito, io ti consiglio di andare a foderare le tue bag, proprio come ho fatto io. Qui ho messo uno scampolo a contrasto, perché comunque questa tonalità riprende la colorazione di cordoncino che ho impiegato per fissare i miei manici. Ho voluto dare questo tocco pop alla bag e mi piace tantissimo, mentre qui ho applicato una fodera tono su tono, e come notate ho nascosto anche le cuciture dei manici stessi. La colorazione che ho impiegato qui è esattamente questa, che è disponibile sempre sullo shop. Anzi, non ve l'ho detto prima, ma sullo shop momiscrochet.it trovate diverse colorazioni con cui potrete realizzare la vostra Clorinda personalizzata. E perché no, anche la clutch Clea e il portacellulare da collo. L'estate si sta avvicinando, tutti andremo sicuramente in vacanza e questo accessorio ci occorrerà, sarà davvero utile. Comunque, ritornando al discorso di prima, vi consigliavo di foderare le vostre borse all'uncinetto. In generale mi dite: ma la borsa va foderata oppure no? Io ti rispondo sempre che le borse vanno
tutte foderate, soprattutto se si regalano o si vendono, quindi il mio consiglio è quello di foderarle. E tu qui mi potresti dire, ma dove trovo sti scampoli? Anche a questo ci ha pensato la vostra mommy. Sullo shop sono anche disponibili nella sezione accessori degli scampoli su misura per andare a fare questo tipo di lavoro, quindi foderare i miei progetti all'uncinetto. Li trovate in 5 bellissime colorazioni, non solo bellissime ma anche delicate, e in 7 fantasie diverse: quadretti, fiorellini, pois, righe. Insomma, c'è davvero vasta scelta. I 5 colori che io ho selezionato non li ho selezionati così a caso, ma sono stati ben pensati, di modo che potrai adattare facilmente una di queste colorazioni al cordino che hai scelto. Insomma, io direi che non fa davvero una piega. Comunque questo era tutto, spero di non aver dimenticato nulla, ma penso di no, casomai vi scrivo ulteriori info nella descrizione di questo video. Ecco, amiche ed amici, io lo sapevo che dovevo dimenticarmi qualcosa, me ne sto accorgendo adesso che sto montando questo video. Non vi ho detto che trovate ovviamente il tutorial su come foderare la borsa Clorinda sempre qui sul canale. Ho fatto proprio un tutorial dedicato passo passo dove vi mostro tutti i vari passaggi, e anche tu che sei principiante, ma lo sono anch'io principiante sul cucito, potrai foderare la tua bag Clorinda. Mentre per quanto riguarda la fodera della clutch bag, qui nello stesso video vi ho mostrato tutti i vari passaggi in maniera velocizzata, ma comunque vi mostro anche lì tutto molto facile e veloce. Poi con gli scampoli tagliati su misura non avete sicuramente alcun problema. È ovvio che nella descrizione di questo video ti lascio anche il link su come foderare la borsa Clorinda, ma in ogni caso sappi che quel metodo vale per tutte le borse in generale. Lo adotto sempre e non ho mai fallito, posso dire. Ah, a proposito di descrizione video, vi lascio tutti i link che vi riportano al kit della borsa Clorinda più cordino qui sotto a questo video. Vi lascio anche il link della categoria accessori, perché non solo trovate gli scampoli, ma troverete tanti altri prodotti utili per la realizzazione di borse a crochet. Io in ogni caso ti consiglio di dare un'occhiata, di sbirciare tutte le varie categorie, perché ci sono davvero tantissime novità. E chiaramente ti lascio i link di tutti e tre i progetti e anche la playlist delle tracolle all'uncinetto sotto a questo video. Io vi aspetto come sempre giù nei commenti, fatemi sapere cosa ne pensate e quale colorazione acquisterete. Io vi do l'appuntamento al prossimo video tutorial, che come sempre vi consiglio di non perdere. Grazie per aver scelto di guardare anche quest'oggi Momì, vi do l'appuntamento al prossimo contenuto. Un bacino a tutti, vi voglio bene!